Benvenuti e benvenute, e ancora buon 2026, spero che il nuovo anno sia partito alla grande per tutti. Oggi ci immergiamo in un algoritmo che, e non esagero, è il vero e proprio motore della moderna intelligenza artificiale, la retropropagazione, o come la chiamano tutti, backpropagation. Allora, partiamo da una domanda che in fondo è il cuore di tutto. Immaginiamo una rete neurale, fa una previsione e la sbaglia. E adesso? Come fa a capire non solo che ha sbagliato, ma dove ha sbagliato? E soprattutto, come può fare a correggersi da sola per la prossima volta? È questa la vera grande sfida. Dunque, per poter imparare, una macchina ha bisogno di due cose fondamentali: un sistema per misurare quanto è grande il suo errore e ovviamente un metodo per correggerlo. Il problema centrale del machine learning sta proprio qui: creare un meccanismo che le permetta di migliorarsi da sola, un tentativo dopo l'altro. Per capire bene la retropropagazione, l'analogia migliore è quella sportiva. Pensiamo a un allenatore. La sua squadra prende un gol. Che fa? Non se la prende solo con il portiere, no. Lui riavvolge mentalmente l'azione all'indietro. Chi ha perso quella palla a centrocampo? Chi ha sbagliato la marcatura in difesa? In pratica assegna a ogni giocatore un pezzetto di colpa. Ecco, la retropropagazione fa la stessa identica cosa, ma con la matematica, per attribuire la responsabilità a ogni parte della rete. E questo ci porta dritti alla definizione un po' più formale. La retropropagazione è un algoritmo che, di fatto, insegna a una rete neurale come imparare. Lo fa calcolando l'errore tra la sua previsione e la realtà, e poi usa questa informazione propagando l'errore all'indietro strato dopo strato per andare a ritoccare i suoi parametri interni, i famosi pesi. Ok, entriamo nel meccanismo. Il primo passo si chiama passaggio in avanti o forward pass. È molto intuitivo. La rete riceve un dato, questo dato viaggia da sinistra a destra, attraversando tutti i neuroni, e alla fine la rete sputa fuori un risultato. Questa è la sua prima ipotesi, la sua previsione a freddo. E ora arriva la parte più interessante. Si prende l'ipotesi della rete, la si confronta con la risposta giusta e si calcola l'errore. A questo punto, questo errore viene spedito all'indietro, da destra verso sinistra, ripercorrendo la rete al contrario. Questo è il backward pass, il momento cruciale in cui si distribuisce la colpa. E il vero obiettivo qui, il cuore pulsante dell'algoritmo, è proprio questo: usare la matematica, in particolare il calcolo differenziale, per capire con una precisione chirurgica quanto ogni singola connessione, ogni singolo peso, ha pesato sull'errore finale. Non è una colpa generica, ma una responsabilità precisa e quantificabile. Se vogliamo schematizzare, il processo si può riassumere in 4 passaggi. Primo, si misura l'errore totale alla fine. Secondo, si calcola l'impatto che ogni singolo peso ha avuto su quell'errore. Terzo, si propaga questa informazione all'indietro, strato per strato. E infine, quarto, si aggiornano tutti i pesi, ma solo un pochino, nella direzione giusta, per ridurre l'errore al prossimo tentativo. Ok, la teoria è affascinante, ma vedere l'algoritmo al lavoro è tutta un'altra storia. Passiamo a un esempio pratico, con dei numeri veri, per vedere l'apprendimento mentre accade. E per farlo usiamo un esempio classico preso da un famosissimo tutorial di Matt Mazur. È un esempio perfetto perché scompone il processo in modo talmente chiaro che ha aiutato tantissime persone a capire davvero come funziona. All'inizio la nostra rete non sa assolutamente nulla, i suoi pesi sono casuali, è una tavola rasa. Infatti, come possiamo vedere, alla sua prima previsione in assoluto l'errore è bello alto, quasi 0,3. Questo è il nostro punto di partenza, teniamolo a mente. Adesso applichiamo un solo singolo ciclo di retropropagazione, un piccolo, timidissimo passo di apprendimento. Sembra quasi niente, ma vediamo che succede all'errore. Ed ecco qua, l'errore è diminuito. Certo, è un cambiamento minuscolo, siamo passati a 0,291. Ma attenzione, questo è importantissimo. Dimostra che la rete, anche se di pochissimo, ha capito in che direzione andare. Ha imparato qualcosina. E cosa succede se questo piccolo passo lo ripetiamo non una, non due, ma 10.000 volte? L'effetto di tutti questi micro aggiustamenti uno dopo l'altro diventa potentissimo. E guardate qui il risultato dopo 10.000 passaggi. L'errore è praticamente svanito, è crollato a un valore così basso da essere quasi zero. La rete ha imparato il suo compito alla perfezione. Questa è la dimostrazione pratica della potenza incredibile della retropropagazione. Certo, non è sempre tutto così liscio. Sarebbe troppo bello, no? Per avere una visione completa dobbiamo anche parlare delle sfide, dei problemi che a volte possono rendere l'apprendimento un po' complicato. I problemi principali sono due, e sono due facce della stessa medaglia. Da un lato abbiamo i gradienti che svaniscono.
Immaginate il gioco del telefono senza fili. Il messaggio di errore, passando all'indietro, diventa sempre più un sussurro, fino a che i primi strati della rete non lo sentono più e smettono di imparare. Dall'altro, i gradienti che esplodono, che è l'esatto opposto. Il messaggio viene amplificato a ogni passaggio fino a diventare un urlo assordante che manna in tilt tutto l'addestramento. Per fortuna, la comunità scientifica non è stata a guardare. Sono state sviluppate tante soluzioni efficaci, funzioni di attivazione più furbe come la ReLU, un'inizializzazione dei pesi fatta con criterio, tecniche come la normalizzazione batch e anche delle modifiche all'architettura stessa delle reti. Insomma, sono problemi noti e gestibili. E questo ci porta alla conclusione. Perché, alla fine dei conti, la retropropagazione è così importante? Beh, la risposta è semplice. È l'algoritmo che ha letteralmente sbloccato il potenziale del deep learning. C'è una frase di Christopher Olah che centra perfettamente il punto. Le derivate sono più economiche di quanto si pensi. Cosa significa? Significa che la retropropagazione è un modo incredibilmente efficiente per calcolare l'impatto di milioni e milioni di parametri tutti insieme. Ed è proprio questa efficienza computazionale che l'ha resa la chiave di volta. Diciamolo senza mezzi termini, è questo l'algoritmo che ha reso possibili i progressi pazzeschi che vediamo oggi, dai modelli linguistici che scrivono testi al riconoscimento facciale. È il cuore pulsante dell'intelligenza artificiale moderna. Quindi, se dovessimo riassumere tutto in una frase, la retropropagazione è un algoritmo tanto elegante quanto efficiente per assegnare la responsabilità di un errore e permette a reti incredibilmente complesse di imparare e migliorarsi passo dopo passo. E con questo il nostro approfondimento di oggi si conclude. Spero che questo viaggio nel cuore dell'apprendimento automatico sia stato chiaro e interessante. Grazie mille per l'attenzione e alla prossima!